Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti nel consueto appuntamento con la schedina della Serie A. Per chi non lo sa o per chi è nuovo, per chi si iscriverà, facciamo sempre la schedina con tutte e 10 le partite di questa giornata di Serie A, la 26esima in questione. 1x o 2 segni da mettere, 2 doppie al massimo disponibili su tutte e 10 le partite. Se la 24esima giornata era andata malissimo prendendo 3 partite su 10, la 25esima è andata benino, ne abbiamo prese 6 su 10. Ho perso il Napoli, ho perso Atalanta Udinese 1 che è finita 0-0, Fiorentina-Milan, fiducia al Milan, ne ha perso la partita, la Fiorentina ha fatto una grandissima partita, e ho perso Roma-Juve X ed è finita 1-0 con il grandissimo gol di Mancini. Andiamo a vedere cosa mettiamo in questa 26esima giornata. Come sempre fatemi sapere la vostra nei commenti se qualche risultato vi sembra troppo strano o qualche pronostico lontanissimo da ciò che poi può uscire. Iscrivetevi al canale se vi va, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta carico un video, e vi lascio la playlist di tutte le schedine qui e uscirà nelle cards per poter poi controllare, se volete, cosa ho fatto nella 25esima. Andiamo a vedere questa 26esima giornata. Si comincia venerdì con Spezia Inter, perché l'Inter sarà impegnato in Champions martedì, quindi aprirà le danze questa partita. Spezia Inter 2. L'Inter ha la motivazione in più di potersi portare momentaneamente a 12 punti dal Napoli vincendo la partita, anche se lo Spezia non credo che lasci comunque vita facile ai nerazzurri. Però Spezia Inter 2. Empoli Udinese, per ciò che ci ha fatto vedere l'Empoli a livello di gioco e non per i punti raccolti, Empoli Udinese 1, perché sul campo sta giocando molto meglio dei friulani, quindi mettiamo 1 fisso a Empoli Udinese. Napoli Atalanta, mi gioco quasi sempre la doppia quando sono partite, quando sono scontri diretti, sia nelle parti alte della classifica sia nelle parti basse, ma questa volta ci voglio andare secco. Napoli Atalanta 1, perché mi voglio rifare, spero per me, perché sono un tifoso del Napoli ovviamente, spero che la sconfitta della Lazio dia la stessa carica della sconfitta contro l'Inter, perché quando abbiamo perso contro l'Inter poi abbiamo inanellato un filotto di successi. Speriamo che sia così anche dopo questa sconfitta con la Lazio, quindi Napoli-Atalanta 1. Bologna-Lazio, la prima doppia della giornata. Non mi fido del Bologna né tantomeno della Lazio di Sarri, che viene al Maradona, vince 1-0 facendo la partita che ha fatto e poi ha perso malamente 2-1 con la Z Alkmaar nella partita di Conference. Il Bologna dà filo da torcere soprattutto in casa, lo abbiamo visto, è caduto l'Inter 1-0 su, ovviamente c'erano tanti fattori da analizzare in quella partita, un campo pesante, pioggia continua per tutto il match, quindi non voglio dire che sono attenuanti, però il Bologna la partita la fa e sta giocando anche discretamente, quindi ci copriamo con la doppia X2. Lecce-Torino. Lecce-Torino 1. Il Torino ha vinto 1-0 col Bologna l'ultima e credo che a Lecce non riesca a fare il risultato, perché Via del Mare è un campo ostico soprattutto per le grandi, ma il Lecce gioca comunque discretamente bene, un buon calcio organizzato, se le gioca tutte le partite, quindi credo che il Torino non riesca a fare risultato a Lecce. Lecce-Torino 1. Cremonese-Fiorentina. La Fiorentina, c'è da dire una cosa, la Fiorentina fa partitoni con le squadre cosiddette grandi, fa partitoni in Coppa perché sta andando bene anche nel cammino nelle coppe europee, però stecca le partite, almeno una prerogativa di quest'anno è che stecca le partite e stenta a fare risultato con le piccole tra virgolette, quindi io voglio dare fiducia alla Cremonese. Cremonese-Fiorentina 1. Verona-Monza, partita difficile, partita che sarebbe da doppia, ma voglio giocarmi la doppia dopo, quindi diamo un risultato secco. Io metto 1, perché il Verona nelle ultime 2 uscite comunque non ha raccolto quasi niente, deve far risultato per poter sperare almeno di restare in Serie A, anche se
Il Monza è una squadra difficile da affrontare perché gioca veramente bene, solo che fuori casa non è lo stesso Monza che vediamo giocare in casa. Quindi Verona-Monza 1. Roma-Sassuolo, partita complicata. La Roma viene dalla vittoria con la Juve, arrivata con un grandissimo gol di Mancini. Non è stata una bellissima partita, la Juve ha preso 3 pali. Non è che la Roma mi abbia entusiasmato nella partita contro i bianconeri, però non voglio mettere l'1, ci metto una X secca perché il Sassuolo comunque dalla sua può fare risultato. Quindi tra le due noi scegliamo X. Juventus-Sampdoria. Juventus-Sampdoria 1 fisso perché la Sampdoria comunque secondo me non riuscirà a restare in Serie A. Vuoi l'andamento societario per fallimenti, Ferrero, Serie B, debiti e quant'altro. Vuoi che anche sul campo comunque non riesce a concretizzare, perché comunque a giocare un po' di gioco con Stankovic l'ha trovato, però non credo che riesca a fare risultato a Torino. Quindi Juve-Sampdoria 1. Salernitana-Milan, ultima partita che chiude la giornata, si giocherà lunedì. Ci giochiamo la seconda doppia ed ultima di questa giornata, X2, perché la Salernitana sta ritrovando qualcosa. Io ho visto una grandissima Salernitana contro il Monza, ha fatto 0-0 con la Samp, però comunque ha giocato, quindi la cura del nuovo allenatore si sta facendo vedere, ed è un Milan di alti e bassi, quindi ci copriamo con la doppia X2 per Salernitana Milan. Queste erano le 10 partite di questa giornata. Speriamo di beccarne almeno, ne abbiamo prese 6 nella 25esima, speriamo di beccarne 8 su 10 e stappiamo champagne per tutti. Ragazzi, questo era quanto per la 26esima giornata di Serie A. Fatemi sapere come sempre la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale se vi va e attivate la campanella, così ogni qualvolta che carico la schedina vi arriva la notifica e la controlliamo insieme. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!